Amici di Directa Sport, benvenuti a Perfugas. Stiamo per raccontarvi il primo campionato nazionale sardo organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association. Oggi qui a Perfugas è una giornata che può essere considerata storica per il movimento sardo di questa disciplina. La prima gara completa organizzata da chi se non dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association, associata alla federazione mondiale WDFPF. Purtroppo ci troviamo in una situazione non semplice, nel senso che qui a Perfugas internet fa tanti capricci. Noi cerchiamo nel migliore dei modi di raccontarvi questa manifestazione al massimo delle nostre capacità. Sappiate però che in ogni caso potrete ritrovare sul canale YouTube di Directa Sport una manifestazione integralmente riproposta nei prossimi giorni. Già protagoniste Jessica Saddi e Pamela De Logu. Queste due prime alzate. Si parte con lo squat come prima disciplina. Questa particolare revisione del regolamento che prevede l'utilizzo delle ginocchiere anche per atlete non equipaggiate. Aspettiamo 4 flight nella giornata di oggi. Rimane allo stesso peso, altezza rec 8, per Ortu Francesca, si prepari Coco e Palmas. Tanto per Francesca De Muro un ottimo risultato. Una prima prova da 90 kg. C'era pronto, Ortu in pellano. Alzata valida per Francesca Ortu, il bilanciere va a 92,5 kg, per Coco Valentina si prepari Palmas e Mallorca. Altezza rec 7. Bilanciere pronto. Alzata nulla per Coco, il bilanciere va a 95 kg, altezza rec 5, per Palmas Aurora si prepari Mallorca e Ruzzi. Bilanciere pronto.
Allora rientriamo in cronaca dopo un'ottima prima prova di Aurora Palmas. Altezza record Palmas 6 per Maiorca. Prima prova da 95 kg. Ora è il turno di Matilda Maiorca, 100 kg per il primo tentativo della giovane, che è una categoria junior. Sembra avere tanto margine Matilda Maiorca. Gran bella prima prova. Si prepari Careddu e carta. Bilanciare carico per Ruzzittu, a seguire Careddu e carta. Altro bilanciere da 100 kg, è il turno di Martina Ruzzittu. Alzata valida per Ruzzittu. Il bilanciere rimane Ha avuto un attimo di indecisione nella parte iniziale, poi è venuta fuori alla grande. bilanciere pronto, Careddu in pedana. Alice Careddu. Ancora 100 kg sul bilanciere. Molto bene, una prima prova valida anche per Alice Careddu. 3 luci bianche per lei. E si prepari il secondo flight. Ora è il turno di Sara Carta, bisogna tornare a mettere mano al bilanciere da 100, si passa a 115. Peso più alto delle prime prove del primo flight per Sara Carta. Non la conosciamo certo oggi, Sara Carta, grande prima prova, 3 luci bianche. 72,5 kg per Sani Jessica, a seguire dell'Open del Muro. Era anche la fine del primo giro, del primo flight, si ritorna in pedana per l'inizio delle seconde prove.
Jessica Saddi, categoria senior, seconda prova da 72,5 dopo una prima prova riuscita da 67,5 kg. Non valida, considerata avanzata per Jessica Saddi. Problema senz'altro tecnico, visto che il peso è assolutamente nelle sue corde. Avrà certamente modo di riprovarci per la terza prova. Bilanciere carico, De Logu in pedana, si prepari del muro e orco. Pamela De Logu, niente da fare anche per lei, 3 luci rosse. Il bilanciere va a 95 kg per Del Muro Francesca, si prepari orco e cocco. Francesca De Muro, una seconda prova da 95 kg dopo una prima riuscita da 90 kg. Ancora nessuna luce bianca in questo secondo giro. Vediamo se sarà De Muro ad essere la prima. Ho visto portare a casa la prima prova in grande scioltezza. È stata completata, vediamo cosa dicono i giudici. Eccola, la prima tripla luce bianca, è stata valida. Numero 1 di questo secondo giro per De Muro, riuscita, seconda prova da 95 kg. Bilanciere pronto, orco in pedana. Anche per Francesca Ortu, 95 kg, ancora una prova valida. È tempo di tornare a mettere mano al bilanciere. 2,5 kg in più rispetto a prova di Ortu per Valentina Cocco, 97,5 kg dopo una prova numero 1 non riuscita da 92,5. Fai sedere. Spegni un attimo.
Ci ha raggiunto in postazione cronaca Simone Piras. Innanzitutto ciao Simone, imprenditore, atleta, come tanti ragazzi qui impegnato costantemente. Ti chiedo la passione sicuramente, poi cosa serve per coniugare vita privata e manifestazioni di questo tipo? Ciao, buongiorno a tutti, prima di tutto buona gara. Niente, qua come me tanti atleti comunque cercano di coniugare e incastrare il lavoro o lo studio insieme allo sport. Adesso vediamo un attimo l'alzata. Bella alzata, sì. Ottima, ottima, fortissima. Niente, siccome qua il powerlifting è più che altro una passione, quindi tutti quanti devono cercare di incastrare, coniugare il lavoro, lo studio, i propri impegni con gli allenamenti che spesso sono molto impegnativi e lunghi, perché si sta comunque preparando una gara agonistica, c'è molta competitività, negli anni è migliorato tantissimo, soprattutto in Sardegna, quindi io sono particolarmente contento di questo. Non è facile, però poi quando i risultati arrivano è veramente molto molto bello e soddisfacente il doppio. Una gara molto diversa questa dalle altre organizzate fino a questo momento dalla Sard FPA. Come ci si approccia a una gara completa? Allora, la gara completa è molto diversa rispetto al single lift. Adesso guardiamo l'alzata. Ok, bella, bravissima, bellissima alzata. Infatti, 3 luci bianche, ottimo. Dicevo, bisogna un pochettino imparare a dosare le forze perché fare 3 alzate tutte allo stesso giorno e quindi bisogna anche avere un'ottima strategia perché ci sono squattisti, ci sono panchisti, ci sono stacchisti, quindi se uno è più forte in un'alzata deve comunque tenere botta in quella che risulta magari un pochettino indietro per cercare di arrivare a un totale che gli permetta di fare il risultato. È molto diverso, diciamo che è la prima in Sardegna, quindi si sperimenterà, molti faranno la loro prima gara totale, anche per quanto mi riguarda sarà la prima, quindi vedremo cose veramente belle, colpi di scena sicuramente perché bisogna essere anche molto bravi a dosare. Quando si fa il single lift si dà tutto in un'alzata, invece nella totale bisogna anche un pochettino essere bravi, non dico a risparmiare, ma quasi, perché bisogna avere la resistenza e la forza anche per le alzate successive. Ecco. Hai parlato di strategia, non è una situazione banale perché siete accompagnati da coach che di fatto hanno il compito di decidere insieme a voi come portare avanti Peccato. l'evento e non è una cosa di poco conto, ecco, è troppo importante, ancora di più quando non si tratta di single lift, immagino. Esatto. Diciamo che gli allenatori hanno il compito di controllare il proprio atleta perché soprattutto in una gara agonistica come questa diciamo che occhi esterni sono molto più attenti e precisi rispetto a quello che può avere un atleta. In meglio e in peggio perché un atleta può anche sottostimare quello che può essere il suo carico e invece magari il coach riesce a vedere quello che realmente può dare in questo determinato giorno l'atleta e quindi riuscire a strappare anche qualche chilo in più. È molto importante, diciamo, il ruolo dell'allenatore nella gara, molto. Infatti non capita di rado che alcuni dei coach siano anche atleti proprio perché è fondamentale avere massima, immagino, Sì, esatto. coscienza di quello che si sta vedendo e facendo. Esatto. Adesso vediamo l'alzata. Lei è fortissima. 107,5 kg per Alice Careddu. Bella, bravissima. Grindata pazzesca, molto brava lei, si vede che è esperta, ha tenuto bene il carico, non si è lasciata schiacciare dal peso, ha tenuto duro, non ha mollato perché basta anche un semplice rallentamento per fregarti. Lei è stata veramente brava, un'alzata magnifica. A un occhio inesperto come il mio questa poteva sembrare spacciata a un certo punto, la grindata è stata clamorosa però. Sì, molto bella e brava. Non è facile perché molti non riescono a fare alzate del genere
Lei è molto esperta, quindi è riuscita a tenere perché conosce il proprio corpo, sapeva di poterla chiudere, quindi è stata molto brava. Adesso Sara Carta, vice campionessa europea, lei è un'elite, è accompagnata dal coach Giuseppe Manca, anche lui diciamo che è un padre del powerlifting, Tra i mostri sacri. un mostro sacro, un guru per tutti. Vediamo Sara che adesso deve spaccare un po', veramente forte. 122,5 kg. Sara è una professionista, è veramente una professionista, veramente è brava, è troppo forte. È stata tremenda quella. Lei adesso voi vedete questa alzata sua e penserete fosse l'ultima o che non ne avesse altre. In realtà, per quanto sia esperta lei, vi garantisco che ha altri chili da poter alzare, quindi chiamerà sicuramente di più. Quindi vedremo anche un'ottima terza alzata per lei. Adesso inizierà l'ultimo giro del primo flight con Delogu Pamela, Sadi Jessica, scusate. Sì, 77,5 kg per la terza prova di Sadi. Ha fallito la seconda, vediamo la terza cosa tira fuori, che lei è molto brava. Stacco del bilanciere deciso, tenuta buona, carica, scende, ottimo, parallelo c'è, bravissima, bravissima, per me è valido. E infatti 3 luci bianche. Sì, era chiaro come in precedenza fosse caduta trappola di un errore tecnico. Lei il peso lo aveva anche in precedenza. Ha recuperato alla grande. Adesso è il turno di Delogu Pamela. Saranno consecutive le discipline protagoniste, perché una volta finito questo primo flight comincia sì il secondo, però una volta finito il secondo flight femminile si parte di nuovo col primo, quindi non si cambia flight, si va a coppie, però cambia la disciplina. Esatto. Diciamo che praticamente si fa 2 gironi, flight 1 e flight 2 per la stessa alzata e poi si ripete, si ricomincia da capo per l'alzata successiva. Adesso lo squat, poi la panca e successivamente lo stacco. Ottimo, bella alzata, bravissima. Bravissima Pamela, brava. Brava Pamela. Adesso tocca a Francesca De Muro, un atleta di Davide Melis della palestra Concept Cross Training di Decimo Mannu. Per lei è un esordio unico nel powerlifting, esordirà con una totale, quindi il suo carico, io siccome la conosco, il massimale di squat è 96 kg, adesso proverà addirittura 100, ha fatto un'ottima seconda prova, quindi adesso vedremo che cosa tirerà fuori in terza. Molto carica lei, è una ragazza molto grintosa e può dare tanto questo sport. Un po' nello spirito totale di una gara importante come questa, andare ben oltre il proprio limite per un tentativo di terza prova. Esatto, in gara si va per questo, altrimenti non ha senso. Ottimo stacco, deciso. Forza Franci. Su, bello che ce l'ha, vai che ce l'ha. Nulla. Purtroppo nulla. Probabilmente ha avuto un'incertezza nel movimento delle ginocchia. Sì. Peccato perché i chili c'erano.
Martina Ruzzittu. Vai, Marti. Terza prova da 102,5 kg. Peccato per Martina Ruzzittu, è comunque corretto provare andare oltre in queste terze prove. Sì, nella terza prova comunque si deve sempre provare perché le gare sono fatte anche per superare i propri limiti, quindi ci sta alla grande. Ha fatto un'ottima seconda prova, quindi ha chiuso, no, la prima prova ha chiuso con 100, comunque sono solo 2,5 kg rispetto agli altri tentativi, quindi un'ottima prova comunque. Possiamo dare insieme una rinfrescata per quello che è il regolamento, somma delle migliori prove di ogni disciplina completa, il quadro per l'assoluto, corretto? Esatto, per l'assoluto si deve fare semplicemente una classifica totale della somma delle 3 alzate fatte, comunque garantite valide. Niente, vince chi totalizza il carico più alto. Peccato. Anche qui può starci che vediamo tante luci rosse all'interno delle terze prove, perché come abbiamo costo di annoiarvi già detto, fondamentale cercare di andare oltre i propri limiti quando si tratta di salire sul tappeto per l'ultima volta. Adesso è il turno di Cocco Valentina con 105 kg. Ha fatto una seconda prova da 97,5, quindi proverà a migliorare il proprio carico di 7,5 kg. Ottimo stacco, bravissima, concentrata. Scende in buca, salita grindata. Qua nulla, probabilmente per questione di profondità. È stata troppo vicina al parallelo, peccato perché l'alzata era veramente buona. Una sola luce bianca non basta per validare una prova che rimane comunque ottima. Sì, ricordiamo che per considerarsi valida una prova servono almeno 2 luci bianche su 3. Se le luci rosse dovessero essere più di una, allora lì la prova è nulla, perché ci sono più parametri di valutazione, ogni giudice comunque valuta ciò che vede e si deve fare la somma. Adesso è il turno di Palmas, prova 105 kg, 5 kg in più della seconda prova. Bella, peccato. Peccato perché bastava poco e c'era. Lei molto brava, non si è lasciata diciamo schiacciare dal peso fino a ultimo, quando proprio ha notato di non farcela più. Peccato, perché era una bella prova. Sì, ci è andata molto vicina, in realtà stavolta ho l'impressione che manchi davvero poco per arrivare a chiudere un'alzata. Sì, è questione proprio di pochi millimetri a volte, o quando si va a migliorare anche 2,5 kg fanno la differenza. È uno sport complicato, sembra facile visto da esterno, ma c'è molta strategia dietro. Turno di Matilda con 110 kg, anche lei prova 5 kg in più della seconda prova. Atleta della Build House. Una gran bella sfida tra atlete junior oggi. Sì, lei è molto forte. Eccola.
infatti, mi sembrava strano. Era un po' particolare Era questa valida. prima luce rossa che lei ha una abbiamo visto, invece. particolarità, entra in buca ed esce subito veloce, evidentemente sfrutta molto la sua esplosività. Ci sono atleti che prediligono l'entrata lenta in buca per un caricamento diciamo maggiore, c'è chi invece utilizza più l'esplosività. Diciamo sono tutte tecniche che l'atleta cerca in qualche modo di sfruttare a proprio vantaggio. Adesso è il turno di Caredo Alice che prova 110 kg PR per lei, se dovesse diciamo concludere la prova diciamo in modo positivo. Molto carica, esperta lei, abbiamo visto una bellissima seconda prova, adesso vediamo come va. Peccato, però è giusto, ci ha provato e va bene così. Ci riuscirà sicuramente la prossima volta. Deve dosare le forze anche per la panca e lo stacco. Comunque a volte quando si fa la totale, ecco, e si riesce a ascoltare il proprio corpo, si capisce che magari non è il caso di tirare troppo perché ci sono altre 2 prove dopo e quindi lei evidentemente ha ascoltato il proprio corpo, ha visto che non salivano e ha mollato. È giusto così. Non ci annoieremo a dirvi continuamente quanto è importante sia dosarvi, perché è la prima volta che in Sardegna arriva una tipologia di gara del genere. Adesso Sara. Ora occhio a Sara Carta. 127 kg e mezzo. Body weight 45 kg e 6, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Impressionante. Che stacco. Praticamente 3 volte il suo peso. Bella a fondo, Sara. Peccato, per pochissimo. Brava Sara. Applausi a scena aperta comunque per Sara Carta. Lei ha toccato il rack, quindi probabilmente anche quello l'ha un pochettino destabilizzata perché ce li aveva, lei è fortissima, peccato. Ma comunque rimane un'ottima prova con 122 kg e mezzo. Grande grazie a Simone che ci ha accompagnato fino a questo momento. Ora un attimo di pausa al tempo per il secondo flight di presentarsi per l'inizio del secondo giro, sempre di Squat si parla, via alla flight numero 2. L'angelo è pronto, poggio in pedana. Si prepari Capai e Stradoni. Isabella Congiu, categoria senior, prima prova da 65 kg. Tanto margine, molto brava, 3 luci bianche. Il lanciere sale a 70 kg per Capai Denise. A seguire Stradoni e Salis. Lanciere è pronto, Capai in pedana. Si prepari Stradoni e Salis. Denise Capai
Prima prova valida da 70 kg. Turno di Anna Stradoni. Lanciare pronto, Stradoni in pedale. Prima prova da 90 kg. Stradoni, il bilanciere sale a 95 kg, Deiana. Prova valida per Stradoni, 90 kg. Bilanciere pronto, Ricordiamo che vi stiamo raccontando questo primo campionato nazionale sardo in diretta da Perfugas, una situazione particolarmente complicata quella in cui ci ritroviamo per il semplice fatto che la connessione internet che ci serve per regalarvi le migliori immagini possibili è al limite della completamente assente. In caso di blocchi continui sappiate che potrete comunque ritrovare l'intera manifestazione nei prossimi giorni sul canale YouTube di Directa Sport. Gran bella prima prova per Salis Alessandra. bilanciere pronto, Piras in pedale. Ottima alzata per Valentina Piras. Nulla. Non valida per Piras questa alzata. 5 kg, Deiana a seguire Sini e Spano. Bilanciere pronto, Deiana Pagana. Ora è il turno di Valentina Deiana. Prima prova da 102,5 kg. Alzata non valida per Deiana. Niente da fare per Valentina Deiana, piccolo errore tecnico che compromette la sua prima prova. Comunque spazio di manovra per seconda e terza, alzata sotto il profilo del peso c'era e come.
Milena Sini per una prima prova da 105 kg. Spotter d'eccezione come Dario Dore. Gran bel lavoro per Milena Sini, tanto margine. Adesso mi sa che non sono 95. No, adesso partiamo con 105. Con 105. Adesso fa 115 la prossima. Bilanciere pronto, No, la prossima 115. Il 120. Quanto c'è rimasto? Silvia Spano 122,5 kg. Se forse c'è un errore nell'altezza del rack. altezza rack 4. Ok, tutto risolto, allora può cominciare l'ultima prova, o meglio l'ultima prima prova del secondo flight. Esplosività impressionante per Silvia Spano, ma è una veterana di questo sport. Grande lavoro, gran bella prima prova. Era via un nuovo giro. Bilanciere pronto, Congio in pedana, a seguire K e Stradoni. Isabella Congiu, seconda prova da 72,5 kg. Che brava, vediamo cosa dicono i giudici. Alzata nulla purtroppo. Il bilanciere sale a 77,5 kg per Capai, a seguire Stradoni e Salis. Vai con mamma, vai, l'aiuti. Certo, ci mancherebbe. Vai, dalle una pacca sulla schiena. Bilanciere pronto, Capai in pedana, a seguire Stradoni e Salis. Denise Cappai. Seconda prova con un tentativo da 77,5 kg dopo una prima riuscita alla grande da 70 kg. Alzata valida per Capai, il bilanciere sale a 100 kg per Stradoni, a seguire Salis e Piras. Applausi meritati, alzata valida, 7,5 kg di miglioramento rispetto al primo tentativo per Cappai.
Anna Stradoni, secondo tentativo da 100 kg. Quindi c'è poco da dire. Allora andiamo. Alzata valida anche per Stradoni. Ora cambia ancora il peso sul bilanciere, 102,5 kg. Sarà Alessandra Salis a salire in pedana. Bilanciere pronto, Salis in pedana. Sentite un po' di interferenza, non dipende da noi. Presente in tutto il palazzetto. Intanto è il turno Alessandra Salis. Gran bella prova da 102,5 kg per Salis. Bilanciere pronto, Piras in pedana a seguire. Deiana e Silvia. Valentina Piras ci riprova con 7,5 kg in più rispetto ai 100 che non le hanno permesso di portare a casa la prima prova. Era probabilmente un problema tecnico legato all'abbigliamento. Vediamo. Sono alla portata questi 107,5 e come se lo sono. Alzata è valida per tutti e tre i giudici. Stesso peso per Deiana, a seguire Silvia e Spano. 107,5 kg per Deiana. È riuscita nella grindata, ma ha dato una brutta sensazione al momento della risalita. Le ginocchia sono tornate leggermente verso il basso. I giudici hanno giudicato non valida l'alzata di Deiana. Pronto, sì, in pedana. Milena Sini, dopo una prima prova da 105 kg riuscita, torna in pedana con 10 kg di più. Assolutamente nelle sue corde, vediamo cosa dicono i giudici. 2 luci bianche bastano per portare a casa un ottimo risultato, 115 kg.
ora occhio a Silvia Spano, chiamata più alta fino a questo momento, 132,5 kg. Scioltezza. Ha portato a casa questa alzata, una bianca, una rossa e anche la seconda. Rossa forse non ha fatto bene il parallelo. Ma lasciamo questi commenti a chi ne capisce senza dubbio di più. Comunque in assoluto nelle sue corde questo tipo di peso chissà se andrà a chiamare anche di più. Sì, confermiamo, sarà un terzo tentativo da 140 kg per Spano. Ora il turno di Isabella Congiu, 75 kg per la terza prova, questa atleta in categoria senior. Stata valida per Congiu. Atleta, 3 ottime prove dopo aver fallito una seconda da 72,5 e butta dentro una da 75. Allora, molto brava lei. Denise Cappai, terzo tentativo da 82,5 kg, 5 kg di più rispetto a una riuscita seconda prova da 77,5. Niente da fare per Denise Cappai, ha provato ad andare oltre i propri limiti. Rimane comunque un'ottima prova. Anna Stradoni, niente da fare per la sua terza prova a 105 kg. La prossima è Alessandra Salis. Categoria junior, terzo tentativo da 110 kg. Due prove riuscite sino a questo momento, 95 kg. 102,5 kg e ora nuovo tentativo da 110.
Vediamo cosa dicono i giudici. È stata bravissima, bravissima Alessandra Salis. Alzata valida, completa un'ottima gara per Alessandra Salis. Sorrisone meritato. Niente da fare per Anna Stradoni. Chiedo scusa per Valentina Deiana. A seguire Simi e Spano. Purtroppo sarà un fuorigara. 3 alzate non valide per lei. Valentina Piras, terzo tentativo da 112,5 kg. Molto brava Valentina Piras. Impressione che avesse anche qualcosina di più. Silvia Spano, 7,5 kg di più rispetto ai 132,5 che... Chiedo scusa, Milena Sini. Refuso totalmente colpa mia. 120 kg. Probabilmente non sarà valida questa alzata, togliete pure il probabilmente. Lei però ha dimostrato grande tenacia nel voler comunque portare a compimento alzata che aveva già vista soccombere, perché di fatto quelle ginocchia erano andate giù. Lei però è stata mitica a voler comunque con grande tenacia portare il rack a posto. Nulla di fatto, rimane comunque una seconda prova valida da interessantissimo 115 kg. Ora è il turno di Silvia Spano. Lei sì, che dopo i 132,5 falliti in seconda prova ci riprova con 140. Impressionante, da vedere, assolutamente impressionante. I giudici però la puniscono. Lei è cosciente col suo allenatore di aver sbagliato qualcosa sotto il profilo tecnico. Rimane una prova di assoluto valore, che chiude con un'unica alzata valida da 122,5 kg. Atleta potentissima.
E ora è finito anche il secondo giro, allora un attimo in pausa, poi torniamo per l'inizio della panca.
Torniamo per l'inizio del primo flight di panca. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema alla corrente, c'è stata di fatto staccata, quindi speriamo di essere rientrati nel minor tempo possibile. Niente da fare per Francesca De Muro, prima prova non valida da 47,5 kg. Sempre 47,5 il turno di Valentina Cocco. Vediamo cosa dicono i giudici, è stata molto molto brava Valentina. Sarà il turno di Pamela De Logu. Military Gym Garage. Pamela De Logu pronta all'esercizio. Seguito bene gli ordini dei giudici, il bilanciere è venuto su, l'alzata è più che valida. Stesso peso per Murzitto. Si prepara il Mallorca e Palmas. 50 kg per Zittu. Grande pulizia nell'esercizio, i giudici dicono che però non vale. La prima prova non valida per l'atleta della società, nulla perché gareggia come atleta indipendente. Cerca di spiegazioni al tavolo. 50 kg per Matilda Maiorca. È impressionato nella prova di squat. Molto, molto brava Maiorca. 60 kg per Palmas Aurora. Tre luci bianche, validato il primo tentativo da 50 kg. Aurora Palmas. Esultate questa maglietta del
Primo tentativo da 60 kg. Su magnesite in generale, Forza sa. Niente da fare per il primo tentativo, sicuramente modo di riprovarci con successive due prove. Altezza RX6. Sara Carta 72,5 kg. Proprio eccezionale, prova lo squat. Arriva ancora più convinta nel tentativo di impressionare, sorprendere ancora. La prima prova già molto alta, da 72,5. Vai veloce. Dai. Grande facilità di esercizio, fa sembrare semplice qualcosa che semplice assolutamente non è. Grande lavoro per Sara Carta, valida la sua prima prova. Prego. Tappa la bocca e inizia a preparare. Concentrata. Io l'ho messo un po' così, però è leggermente qua su... Via secondo giri Jessica Sadi con tentativo da 42,5 kg. Due bianche bastano per portare a casa un'alzata valida. Secondo tentativo da 42,5 messo a referto. Lanciare carico o unitagliato. Si preparano 1 e 40. Francesca Ortu. Da poco, vedi, c'è questo è il secondo colletto. Secondo tentativo da 45 kg. Molto brava, molto brava, alzata valida anche per lei. Il bilanciere va a 47,5 kg. Per D1 si prepari parecchio il corpo.
Ora è il turno di Francesca De Muro, ci riprova con 47,5 kg. Molto brava, ha rimediato alla grande all'errore precedente, validando il suo tentativo da 47,5. Alice Careddu, dopo un primo tentativo riuscito da 45 kg, si ripresenta in pedana con 5 kg di più. La panca bene, tutto il resto è più semplice. Molto brava, ascoltato alla perfezione consigli di coach Ananio Manca, portato a casa un'ottima alzata da 50 kg. Valentina Cocco con stesso bilanciere, c'è da cambiare l'altezza del rack. Niente da fare, ha provato ad andare oltre i suoi limiti, ha resistito fino a che il giudice non ha chiamato per mettere fine all'alzata. È stata molto brava però. Pamela De Logu, secondo tentativo da 52,5 kg. Già arrivata una luce rossa, è stata non valida per De Logu, niente da fare. Stesso peso anche per Matilda Maiorca, dopo un'ottima prima prova a 50 kg ci riprova con 52,5.
Niente da fare per Matilda Maiorca, implicata questa uscita con la bilanciera 52,5. Avrà certamente modo di riprovarci. Martina Ruzzitto ha fallito una prima prova da 50 kg, ci riprova con 55. Che brava, molto pulita, era chiaramente un errore tecnico quello che non gli ha permesso di portare a casa un primo tentativo da 50, 55, lì e come, chissà che un proprio un momento importante ora per l'ultimo giro. Ora è il turno di Aurora Palmas, primo tentativo fallito da 60 kg, ci riprova con la stessa gamma di peso. Vediamo cosa dice il giudice. Alzata è valida, tripla luce bianca, gran bel lavoro. Ora occhio a Sara Carta. È riuscita in un primo tentativo da 72,5, ritorna in pedana con 5 kg di più. Vai Sara. Forza! Su! Ecco Sara Carta, secondo tentativo come detto da 77,5 kg. Le sue leve permettono di regalare prestazioni fantastiche come questa. Bravissima Sara Carta, ancora una volta valido. Tanto ne approfittiamo per ricordarvi che stiamo raccontando questo evento in diretta da Perfugas in una situazione un po' al limite del possibile. Purtroppo internet non ci assiste, la linea telefonica è praticamente assente. Stiamo facendo del nostro meglio, ne approfittiamo però per ricordarvi che in ogni caso potrete trovare l'evento integrale nei prossimi giorni sui canali di Directa Sport. Via al terzo giro di panca, terza prova per Jessica Saddi, 42,5 in seconda prova, riusciti dopo i 37,5 in prima, si ripresenta per un ultimo tentativo da 47,5 kg. Niente da fare purtroppo per Saddi. Era occhio a Francesca Ortu.
Stesso peso. 47,5. Vediamo cosa dicono i giudici. 3 luci rosse, niente da fare. È andata leggermente sotto, è stata comunque tenace, molto brava a portare a termine l'alzata. È andata davvero vicina stavolta. Dai fare. Ci siamo. No, sgancio io, per l'attenzione. Francesca De Muro con un terzo tentativo da 50 kg. È stata fantastica a rimediare all'errore precedente, portando a casa un'alzata valida da 50 kg. Altezza del Re 11 per Cocco, si prepari De Logu e Maiorca. Sempre 50, stavolta però tocca a Valentina Cocco. Lanciare pronto, Cocco Valentina in pedale. Peccato, niente da fare per Valentina Cocco. Pamela De Logu con un terzo tentativo da 52,5. Alzata non valida per De Logu, il bilanciere resta allo stesso peso, altezza Re 7. Niente da fare per De Logu. Dai, Ali, concentrati. Prego. Quello è un altro massimo specialista della mente. Su chi ti sta distraendo? Sì, su chi mi sta distraendo. Terrà punito.
Matilda Maiorca. Terzo tentativo da 52,5. Niente da fare per Matilda. Alice Careddu, terzo tentativo da 55 kg. Niente da fare anche per Alice Careddu. Terze prove che non stanno facendo prigionieri. Martina Ruzzitu, tentativo da 60 kg. Martina Ruzzitu. Niente da fare purtroppo. Valida per Martina. Il bilancio sale a 62,5 kg per Palmas Aurora. Si prepara Sara Carta. Altezza 8 per Palmas. Ora è il turno di Aurora Palmas, 62,5 kg per un terzo tentativo che segue un secondo vincente da 60 kg. Niente da fare anche per Palmas. Fino a questo momento solo Francesca De Muro ha portato a compimento la terza prova. Sara Carta, ultimo giro del primo flight di panca, 80 kg per questa terza prova. Dai su! Voglio attaccare la panca. Vai Sa! Tu veloce, vai veloce! È così!
Fantastica Sara Carta, applausi a scena aperta, meritatissimi, 80 kg, una terza prova completata, 72,5, 77,5 e 80, tutti validi. E ora senza particolari pause si parte col secondo flight di panca. Abbiamo già salutato lo squat, entrambi i flight protagonisti della mattinata. Se è andato anche il primo flight di panca, siamo pronti a raccontarvi anche il secondo. Sarà una lunghissima giornata di powerlifting che non sarà autoconclusiva, perché come detto saremo qua anche nella giornata di domani. Isabella Congiu, primo tentativo da 37,5 kg. Valido il primo tentativo di Isabella Congiu. Sempre stesso peso, ora è il turno di Stradoni. Alzata valida per Anna Stradoni, primo tentativo andato a segno, 37,5 kg. Tocca a Valentina Deiana. Molto a suo agio qui Deiana, alzata valida. Milena Sini, primo tentativo da 40 kg. Grande esplosività per Sini. Tutto quasi molto semplice. Ha tanto margine la ragazza.
Denise Cappai. Primo tentativo da 50 kg. Valido il primo tentativo di Denise Cappai. Molto molto semplice per lei. Il lanciere sale a 57,5 kg. Nel turno di Valentina Piras. Come detto, 57,5 per Valentina Piras, pronta a mettere in atto il suo primo tentativo. Bravissima, bravissima. Tecnica perfetta in uscita da questo esercizio. E ora bilanciere sale ancora, 62,5. Turno di Alessandra Salis, e che è giovanissima, una junior, pure già in grado assolutamente di portare carichi molto molto alti. Scusa. Ti riesci a mettere qua e non davanti alla telecamera se ti viene. Stacco poi me ne prendo. Lanciare pronto, sali su pedale. Ecco Alessandra Salis, 62,5 kg. Perfetta, 3 luci bianche. Occhio a questa ragazza che potrebbe essere concorrente validissima per il primo posto assoluto della sua categoria. Bilanciere pronto per l'ultimo primo giro di questo secondo flight di panca. 77,5 kg per Spano. Piccolo problema di altezza del rack, è pronta però a cominciare l'esercizio. Alzata valida per Silvia Spano.
Via ai secondi giri. Turno di Isabella Congiu. Ci prova con 40 kg. Tre luci bianche, molto brava Isabella. Miglioramento di 2,5 kg rispetto al primo tentativo. Anna Stradoni 42,5, 5 kg di tentativo di miglioramento rispetto a una prima prova ben riuscita. Era ancora il suo turno. Alzata valida anche per Anna Stradoni. Impressione che ci sia ancora ben più di qualcosa di margine. Resta lo stesso peso sul bilanciere per Deiana, 42,5 kg. Perfetta anche lei, tre luci bianche. Milena Sini, dopo un primo tentativo riuscito senza intoppi da 40 kg, migliora di addirittura 7,5 kg per questo secondo. Valida anche questa seconda. Era il turno di Capai. Si passa a 52,5. Pulito l'esercizio di Capai, vediamo cosa dicono i giudici. Tripla luce bianca per Denise. Migliorato di 2,5 kg il primo tentativo.
Valentina Piras ci prova con 60 kg. Molto brava, è stata valida. 7,5 kg, altezza 5. Tripla luce bianca e via. E ora tocca a Alessandra Salis. Power Club Alghero, tentativo da 67,5 kg, 5 kg di miglioramento rispetto al primo tentativo. Vediamo cosa dicono i giudici, perché la tecnica è quella giusta. Era quando si è in difficoltà. Alessandra è stata fantastica, alzata valida. Silvia Spano, 7,5 kg di miglioramento rispetto a una prima prova da 77,5 in campo con 85 kg di tentativo per questa seconda prova. Andiamo ai giudici, è valida! 85 kg messi in cassaforte per Silvia Spano, grande, grande lavoro. Altezza Rex 12, per contro si prepari Stradoni e Diana. E ora si parte col terzo giro. Lanciare pronto, contro Diana. Si prepari Stradoni e Diana. Isabella Congiu, tentativo da 45 kg. Iniziano le prove durissime. Niente da fare per Isabella Congiu. Rimane comunque una prova di ottimo valore. Va referto con 40 kg. Sua seconda prova valida è quella. E ora occhio ad Anna Stradoni. Prima e seconda prova riuscite rispettivamente da 37,5 e 42,5. Ci prova con un nuovo aumento di 2,5, 45 kg.
Che brava Anna. Vediamo cosa dicono i giudici. È valida l'alzata di Anna Stradoni. Impressione che avesse anche qualcosina di più di margine, è stata davvero fantastica. Rimane lo stesso peso, il momento di Valentina Deiana. Anche qui tanta pulizia dell'esercizio. 3 luci bianche. Fino a questo momento in tutto il flight un solo errore. Milena Sini. Prima e seconda prova portate a casa grande 40 e 47 e mezzo in pedana ora con un terzo ed ultimo tentativo da 52,5 kg. Alzata valida per Milena Sini, 3 luci bianche, grande prova, tripla, prova segno per Milena Sini. Anche qua, impressione che riservi qualcosa perché la gara è tutt'altro che finita. Impressione che potesse spingere ancora. Alzata valida per Denise Cappai, 55 kg portati a casa. Valentina Piras, 62,5 per il suo terzo tentativo. Niente da fare purtroppo per Valentina. Ha provato comunque ad andare oltre per questa terza prova. È stata comunque molto brava.
Alessandra Salis. Si prova con 70 kg, niente da fare. È comunque una prova di assoluto valore, quella di Alessandra ha dato davvero tutto. Silvia Spano. In arrivo con un mostruoso tentativo da 92,5 kg. Grande concentrazione, grande silenzio adesso. Che brava, vediamo cosa dicono i giudici. Sì, è alzata valida. Fenomenale Silvia Spano, 92,5 kg. Era la fine anche per il secondo flight di panca. Cambia la disciplina, un attimo di pausa e torniamo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Tutto pronto quasi per l'inizio della fase 3, nei primi due flight, il tempo per l'inizio dello stacco da terra comincia. Jessica Saddi, prima prova con bilanciera 90 kg. Il giudice dice che è valida, tripla luce bianca. Ora il turno di Pamela De Logu. Primo tentativo da 92,5 kg. Ecco il turno di Pamela. Tanta pulizia nell'esercizio, non dovrebbe aver infilato 3 luci bianche. Francesca Ortu, primo tentativo da 95 kg. Valido, 3 luci bianche, primo tentativo portato a casa. Sì, adesso. Bilanciere pronto, del 1 in pedana. E poi c'è Brand, si attiva con il briccetto in conto. Francesca De Muro con un tentativo da 105 kg. Valido il tentativo di Francesca. Si resta 105 kg. Aiuto, forza, dai Brand. Dai Ali.
Alice Careddu, Alice Brad per un bilanciere a 105 kg. Valida la prima prova di Alice Brad, 105 kg refertati. Dai Marti! Forza, Dai cazzo, Alice Careddu, 105 kg, valido. Applausi meritatissimi. Bilanciere va a 112,5 kg per Palmas Aurora, si prepari carta e corpo. Andiamo, dai. Gran lavoro per Martina Ruzzitu, ora è il turno di Aurora Palmas. Tacchista sumo. Totalmente nelle sue corde, alzata è valida, 3 luci bianche. Ora tocca a Sara Carta, 122,5. Parte forte. Dai Susa! Dai Solida e soprattutto valida la prima alzata di Sara Carta. Era occhio a Valentina Cocco perché si sale ancora a 125 kg per la prima prova già particolarmente impegnativa. Tanto margine per Valentina Cocco, 125 kg messi a registro. E ora è il turno dell'ultima atleta per il primo giro.
Matilda Maiorca, che tanto bene ha fatto sino a questo momento nelle discipline. Qua si presenta con la prima prova più alta di tutte, la giovane junior. Primo tentativo addirittura da 127,5 kg. E brava. È stata valida, 2 bianche e una rossa. Ha visto un leggero tentativo di infilata, giudice alla destra nella posizione frontale della postazione. Non d'accordo, però gli altri due che assegnano valida il primo tentativo di Matilda Maiorca. Via al secondo giro Jessica Saddi, dopo un primo tentativo riuscito da 90 kg, ci riprova con 5 kg di più in pedana. Bravissima, alzata valida anche al secondo tentativo. Altro miglioramento da 7,5, stavolta è il turno di Pamela De Logu, campo con 100 kg. Alzata valida anche per De Logu, si resta sui 100 kg. Francesca Ortu. Vediamo cosa dicono i giudici. Niente da fare, ci ha provato con le unghie e con i denti a portare a casa questa alzata. Grande lavoro di Francesca Orto, che avrà sicuramente modo di riprovarci. Francesca De Muro. Stata valida. Alice Brad 10 kg di più rispetto al primo tentativo.
esplosiva in uscita Alice Careddu, i giudici le danno ragione, gran bella seconda alzata. Momenti di pulizia della pedana, poi sarà il tempo per Martina Ruzzittu. Dai Marti. 117,5 kg per Martina. Due luci bianche, che se col brivido è riuscita a mettere a referto una gran bella seconda alzata da 117,5 kg. Andiamo dai! Allora Palmas, valida alzata da 120 kg, impressione che abbiamo ancora qualcosa da vedere. Vai sa. Dai Susa! Dai sa! Dai concentrata! Sola! Così! Sara Carta con un secondo tentativo da 127,5 kg. Finiti gli aggettivi per definire una pulizia di esercizio di questa ragazza. Valentina Cocco in pedana con un bilanciere che pesa 130 kg. Che brava Valentina Cocco, 130 kg refertati.
Era Matilda Mallorca dopo una gran prima prova da 130 kg, rieccola con un tentativo da 135 kg. Ricordiamo che parliamo di un atleta junior. Fa sembrare tutto tremendamente semplice, bravissima Matilda Mallorca, valido anche il secondo tentativo da 135 kg. E ora è tutto pronto per l'inizio delle terze prove di questo primo flight di stacco. Si riparte con Jessica Sadi e il suo tentativo da 100 kg. Bilanciere pronto, sali in pedana, si prepari dell'oku e del muro. Peccato per Jessica Sadi, che merita tutti gli applausi che riceve dal palazzetto dello sport di Perfugas. Un esempio di tenacia. Niente da fare però, la sua terza prova è nulla. Bilanciere pronto, pronto dell'oku in pedana, si prepari del muro e del zip. Tutto troppo semplice per Pamela De Logu, fa sembrare lei ovviamente grazie a tecnica strepitosa, molto molto brava. Francesca De Muro, 120 kg per il suo terzo tentativo. Alzata valida per Francesca De Muro, applausi strameritati. 25 kg per Aurora Palmas, a seguire Pareto e Ruzzitto.
Ancora Palmas, 125 kg, è valido! Dai, io Brad, forza. Alice Careddu, 125 kg per Alice Brad. È stata di fondamentale importanza questa. Vediamo cosa dicono i giudici. È valida! Grande prova di Alice Careddu. Dai, Su! Brava Brena. Hai fatto la cosa. Bravo. Vai, Martina Ruzzitu, terzo tentativo da 127,5 kg. Valido! Grande prova di Martina Ruzzitu. Bravissima davvero. È andato davvero da dar tutto sulla pedana. A un certo punto sembrava che non ne avesse abbastanza, poi però è venuto fuori quel qualcosa di più che serve nei momenti delicati. Prova d'autore. Grande lavoro. Vai, Sa! E ora sarà carta. 135 kg per il suo terzo tentativo. Guarda, Sa! non li mollare. Fenomenale, Sara Carta. L'impressione che ci sia ancora qualcosina da farci vedere, ma però è stata veramente tremenda. Il presidente! Aspettalo che sale, spingi forte. Valentina Cocco, anche per lei 135 kg per il suo ultimo tentativo. Restalo, vai. Niente da fare purtroppo per Valentina. Questa comunque è una prova di assoluto valore che la vede a referto con la migliore delle tre alzate a 130 kg. Ora è il turno di Matilda Maiorca. È l'ultimo tentativo per questo primo fly di stacco. Anche il bilanciere più alto merita tutte le attenzioni del caso, 140 kg.
Forte, su, forte. Concentrazione massima sul viso di Matilda Maiorca. Spettacolare, spettacolare alzata di Matilda Maiorca, 140 kg di stacco. Siamo su un body weight che supera di meno di 100 grammi, di 50 kg. Ha tirato su praticamente 3 volte il suo peso, è stata fantastica. Era anche l'ultimo tentativo per questo flight, allora 30 secondi di pausa e torniamo. Ricordiamo che la Perfugas, che stiamo cercando di raccontarvi questo primo campionato nazionale sardo organizzato dalla Sardinia Drug Free Powerlifting Association, non siamo nelle migliori condizioni, la copertura internet e telefonica non ci aiuta. Sappiate però che potrete recuperare in maniera integrale tutto l'evento una settimana sui canali di Directa Sport. Intanto c'è ancora qualche quisquiglia legale al tavolo dei giudici, con Stradoni che viene considerata alzata da 90 kg.
non da 100, no. Alla fine però lei si presenta in pedana, la concentrazione è rimasta alta ed è brava a portare a casa il primo tentativo. Molla, non è qui, è da quella parte. Tanto ci ha raggiunto in postazione cronaca Denis Parfeniuk. Denis, coach, atleta, proprietario di una squadra, come riesce a coniugare tutto? Impazzendo, intanto ciao a tutti. Direi che sono tanti impegni, ci vuole fatica, sacrificio, però ci proviamo e finché ci sono i ragazzi che ti sopportano lo fai con piacere. Immagino che la soddisfazione sia simile, sia quando sei tu a tirare su un'alzata che quando vedi una tua atleta riuscire. Assolutamente sì, anzi ti dirò, in base ai periodi è come il rapporto con l'atleta, quindi se c'è già tanta confidenza e ci sono degli obiettivi tanto sentiti, a volte il raggiungimento di un traguardo di un atleta è anche meglio del proprio. Ora qui abbiamo... Milena Sini. Sono entrate, facile. Abbiamo tanto margine sull'alzata. Un ingresso con tanto margine per Milena, che è un atleta che ha sorpreso. La prima tornata di gara, già la terza disciplina, però sta comportando molto bene. Tu ci hai detto che gareggerai domani. Io giusto? sì, domani in meno 105 e in meno 100, anche se non riempita perché adesso peso 94 kg, però si fa quel che si può. Vediamo adesso un'altra entrata, regular. Valentina Deiana. Primo tentativo da 110 kg. Facilissimo. Impressione che abbia ancora qualcosa da farci vedere. Tra l'altro Silvia Spano è un'atleta che gareggia anche a livello nazionale. Ha fatto vedere già grandi ha fatto cose. grandi numeri, bellissima panca. Adesso vediamo questo stacco. Un plauso anche agli spotter che non abbiamo ancora nominato all'interno di questa diretta. Uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. A qualcuno tocca. Infatti non li invidio domani sera quando dovranno finire di smontare tutto dopo 2 giorni impegnativi. Vediamo Silvia che farà probabilmente sumo. Comincia con un ingresso leggero da 137,5 kg. Bodyweight che non arriva ai 60 kg, siamo già ben oltre il doppio del proprio peso corporeo. Conosciamo Silvia oggi, è un'atleta eccezionale.
probabilmente ci sarà un 10 kg di salto tra la prima e la seconda, vista la facilità. Fa sembrare davvero molto semplice, qualcosa che semplice non è. Le alzate con nonchalance. L'impressione che sia un'assoluta candidata per la vittoria finale della sua categoria. Beh, c'è l'assoluto, giusto? Sì, c'è anche l'assoluto. Probabilmente ci sarà lei che se la gioca insieme a Sara Carta, che è della 47, che ha fatto numeroni. Una cosa che no andrà, Isabella Congiu, 10 kg di più rispetto a una prima prova riuscita da 70 kg, valida anche la seconda, quindi l'impressione è che ci sia ancora qualcosa da mettere sul bilanciere, anche per Isabella. Valentina Piras. Secondo tentativo da 92,5, valida una prova che era vista fallire. Un primo tentativo da 85, più un errore tecnico di fatto, perché casi, sì. il peso c'è. Hanno fatto bene ad alzare. Purtroppo quando gli atleti non sono abituati a gareggiare oppure ad allenarsi senza i comandi da gara, ogni tanto capita, l'inesperienza paga. Oppure un po' d'ansia. Anche perché in Sardegna, sotto questa federazione, è la prima volta che arriva una gara completa, di fatto tante novità per tanti atleti, anche perché chi non gareggia a livello nazionale, questa è di fatto un esordio. Assolutamente sì. Tra l'altro l'abbiamo chiesta tanto, sono anni che volevamo una gara completa, perché belle le specialità, però alla fine il nostro sport è fatto di tre alzate. Alzata facilissima. Valida anche per Denise Cappai. Tornando al discorso relativo all'organizzazione di un primo torneo completo, un'edizione completa, la speranza è quella che questa non sia l'ultima. Esatto. Forza! Sarebbe bello avere proprio un calendario dove si può organizzare più gare e magari anche sparse un po' più in tutta la Sardegna, così da facilitare gli spostamenti. Sì, anche perché di fatto arrivano atleti da tutta l'isola, esatto. Alla fine ogni tanto facciamo la trasferta noi, altre volte gli altri e ci arrangiamo.
Poi queste gare, che siano prime esperienze o no, sono sempre belle anche per rincontrare un po' alcuni volti che si vedono poco e scambiare due chiacchiere, sapere come procede. Di fatto perché spesso occasione di incontro, gare organizzate dalla Sarda FPA, che fino a questo momento però sono state praticamente sempre, almeno per quanto riguarda quelle che abbiamo seguito noi, single lift, quindi Sì. specialità. Ma questo per com'è la federazione nasce come single lift e quindi anche quando si gareggia con tutte e tre le alzate conta come singola. Questo è una cosa invece molto diversa. Qua la ragazza non ci ha creduto, l'ha sentito pesante. L'ha sentito da subito. Forse anche un dolore. Niente da fare per Milena Sini, ci sarà comunque spazio per un terzo tentativo. Ora è il turno di Valentina Deiana. Per lei un secondo tentativo da 117,5 dopo una prima prova valida a 110, quindi migliora, tenta di migliorare il proprio punteggio di 7,5 kg. Abbiamo anche la conferma di Sini che non farà la terza prova. Quindi è un infortunio. Probabilmente un infortunio, sì. Ma si vedeva per come è uscita dal bilanciere. Speriamo nulla di particolarmente grave, anche se di fatto siamo agli sgoccioli per questi atleti. 2 flight andranno a completarsi alla fine delle terze prove. Qui probabilmente prova nulla, infatti. Filata forse? No, il bilanciere è risceso. È risceso il bilanciere. Questo purtroppo non è consentito. Il bilanciere si può fermare ma non può mai riscendere verso il basso. È abbastanza netto il cambio di direzione, purtroppo punita dai 3 giudici. Si può sempre rifare in terza, sono chili che ha. Assolutamente. Infatti, abbiamo Silvia, come avevamo detto, più 10 di salto, 147 kg. Sempre interessante vedere cosa dicono gli allenatori agli atleti prima di entrare in pedana. Sì, anche perché ora probabilmente è il momento di dare tutto, se non ora comunque. L'esercizio che richiamerà la terza prova, di fatto però sono fondamentali le strategie quando si tratta di competizione completa. Sì. Gestire le chiamate a volte, vediamo, è facile. Anche qui non mi stupirei di vedere un 157 in terza, adesso vediamo. Davvero molto molto forte. Ricomincia il terzo giro di questo secondo gruppo. Ne approfittiamo per ricordarvi che vi stiamo raccontando da Perfugas questo primo campionato nazionale sardo. Purtroppo non siamo nelle migliori condizioni, la rete internet non ci aiuta minimamente, stiamo provando a fare il massimo per concedervi uno streaming degno. Sappiate però che potrete ritrovare integralmente il servizio che porteremo sia nella giornata di oggi che nella giornata di domani in settimana sui canali YouTube di Directa Sport.
Milena Sini, Dopo una seconda sbagliata, terzo tentativo con ulteriore tentativo di miglioramento. Da 112,5 fallito. Fortissimo a terra. Si riprova con 115. Quindi a terra. il bilanciere va avanti e da lì è difficile tirarlo su. Aveva comunque senso provare ad andare oltre il proprio limite. Terza prova, non era comunque fuori gara perché la prima l'ha portata a casa. Valeva la pena fare il tentativo. Adesso ultimi tre atlete e poi andremo in pausa. (12 kg di salto, che non sono pochi, vediamo un attimo questo regular. Da questo momento grande prova per quest'atleta. L'aggancio c'è, ottimo. Alzata con tanto margine. Questa poteva essere benissimo la seconda. Bravissima, bravissima Alessandra Salis. Steggiamenti meritati. Deiana Valeria riprova, anzi aumenta i chili sul bilanciere dopo il fallo in seconda. Una spinta costante, buono l'aggancio, meglio, molto meglio. Questa è una prova valida, sì. Assolutamente. Ultima chiamata, stacco più alto di questa mattina. Silvia Spano con 155 kg. Silvia Spano. È stata più pesante della giornata, 155 kg per il terzo tentativo di questa grande atleta. Tremenda, Tanta roba. tremenda, Tanta roba, brava. fantastica davvero. E credo proprio che questa fosse l'ultima. È stata per stamattina, sì, annunciata così, la pausa pranzo. Allora noi prendiamo una mezz'oretta di pausa, noi come gli atleti impegnati in questa prima giornata di gare. Allora, grazie. Grazie a te. Ci vediamo se Speriamo sei prossimamente. disponibile prossimamente. Io adesso avrò un ragazzo da seguire, quindi purtroppo non riuscirò. E allora Però ti aspettiamo, prossimamente, sì. facciamo il tifo per te domani. Se no, vediamo un po' come gira. Grazie Magari mille. raggiungo per l'ultima. Perfetto. Grazie ancora. Ciao ciao.
Allora è tutto pronto per ricominciare dopo una breve pausa pranzo. È tempo per prossimi flight. Come nella parte iniziale di questa giornata saranno 2 flight a scontrarsi. Prima di mettere fine a questa prima giornata si riparte dal squat. Questa è la prima disciplina. È il momento di scendere in pedana per Selene Gaviano, primo tentativo da 80 kg. Tanto vi ricordiamo che siamo in diretta da Perfugas, abbiamo avuto qualche problema di linea, speriamo di aver risolto nel migliore dei modi. Ovviamente sappiate che potrete trovare tutta manifestazione nella sua interezza nei prossimi giorni sui canali di Directa Sport. Intanto valida prima alzata di Gaviano, sarà Alessandra Nanu a scendere in pedana per il suo primo tentativo. Niente da fare. Per Alessandra Nanu. Un piccolo errore tecnico, non ha aspettato la chiamata del giudice. La prossima con 110 kg come primo tentativo è Silvia Ghisu. ...110 kg per Ghisu, alzata nulla anche per lei. Non cambia il peso sul bilanciere, 110 kg anche per Marta Urru. Powerlifting Team Sardegna. Hai dura? Molto pulito questo esercizio, Marta Urru si comporta alla grande, merita gli applausi che arrivano dal palazzetto dello sport di Perfugas. 3 luci bianche per lei. In palestra non cambia niente, ascolta il comando.
Giada San, primo tentativo da 120 kg. Vai Giada. Testa, testa. Alzata valida, quella di Giada San. Allo stesso peso, altezza rec 8 per Casada, a seguire Ovito e Caccia. Comportata molto bene in questa prima prova. Impressione che qualcosa ci sia e come farci vedere per le prossime due prove. Ora è il turno di Elisabetta Casada. Anche per lei 120 kg in apertura. Niente da fare per Casada, 3 luci rosse. Altezza rec 10 per Ovito, a seguire Carta e Multas. La prossima è Laura Oghittu, primo tentativo da 125 kg. Concentrazione totale sul volto di Laura Oghittu. È stata molto brava, è stata al limite della perfezione questa di Laura Oghittu, 3 luci bianche. Rimane lo stesso peso, cambia però l'atleta pronta alla propria prima prova. Turno di Cinzia Carta, 125 kg. Vai Cinzia. Grande esplosività per Cinzia, se l'è cavata benissimo, 3 luci bianche. Stesso peso, stessa altezza rec per Multas, a seguire Alicinco. Essere pronto, Multas in pedana. Francesca Murtas ancora con 125 kg. Bravissima, anche lei, alzata valida. Bilancia restante 135 kg. Altezza rec Ora è il turno di Marzia Licicco. 5.
Prima prova da 135 kg, lei che è una specialista. A sembrare tutto così semplice, Marzia. Grande prima prova, 3 luci bianche. Altezza rettile, super Gaviani, a seguire Nano e Ghiso. No, era l'ultima quella da fare. Il secondo numero è il quello della sesta. Glielo stanno inserendo ora. Era l'ultima atleta al primo giro e quindi via alle seconde prove. Bilanciere pronto, Gaviano e Italiana, a seguire Nano e Ghiso. Gaviano, dopo una prima prova ottima da 80 kg, ci riprova con 10 kg di più. Bravissima. Impressione che ci sia ancora qualcosa di margine. 3 luci bianche anche per lei. Altezza rettile, il super Nano, a seguire Ghiso e Uru. Alessandra Nanu, fallito per un tecnicismo, la prima prova da 100 kg, non si lascia indispettire, scende in pedana con tentativo a 110 kg. Totalmente suoi questi 110 kg. Sa che non proponga qualcosa di molto più pesante per la terza prova. Forza, Marta Urru, 120 kg per lei. Molto brava Marta, è stata valida ancora una volta anche per lei. Elisabetta Casada ha fallito una prima prova da 120 kg, rieccola con lo stesso peso.
Si è rifatta alla grande Casada, 120 kg sono suoi. Forza già, fallo per la pista di stasera. Dai già, Jadasan 7 kg e mezzo in più rispetto ai 120 che l'hanno presentata questa gara. Vai Giada! Falli volare già. Testa già! Dai. Forza già. Su veloce. Grande così. Vediamo cosa dicono i giudici. È una grande prova di Jadasan. Sembrava non averne più a un certo punto. È andata completamente oltre. Grande giocata. 132 e mezzo, altezza rete 9. Già là. Sì, mi raccomando. Dai, C. Forza. Cinzia Card ci prova con 7 kg e mezzo di più rispetto ai 125 kg la quale è entrata in questa gara. Grande prova anche di Cinzia Carta. 3 luci bianche anche per lei. Laura Ghittu, 135 kg, questa è la sua seconda prova. Bravissima, davvero bravissima. Ancora una tripla luce bianca per Laura Ghittu. Si resta a 135 kg, Francesca Murtas. Ottima prova
Anche per lei, seconda prova con tripla luce bianca. Ultimo turno di secondo giro, è pronta Marzia Licico. Prima prova valida da 135 kg, rieccola in pedana con aumento di altri 5 kg per un totale di 140 kg di squat. Grandi applausi per Marzia Licico, decisamente bilanciere più alto del secondo giro. Via al terzo giro, Selene Gaviano 80 e 90 portati a casa in prima e seconda prova, altri 10 kg d'aumento per un terzo tentativo da 100 kg. Niente da fare, non ha atteso il comando corretto. Peccato, perché è assolutamente nelle sue corde questo peso. Alessandra Nanu, 120 kg per la sua terza prova. Adesso arrivano 2-3 luci rosse. No, non è certamente mancato a fondo, non ce lo comunicano. Forse un altro tecnicismo che non siamo in grado di raccontarvi. Fatto sta che i giudici erano tutti d'accordo a giudicare questa un'alzata nulla. Silvia Ghisu, ancora nemmeno un tentativo valido, ci riprova come in seconda prova con 120 kg. Vediamo cosa dicono i giudici. Bravissima, 3 luci bianche, il movimento è stato lineare, lei si è meritata di non finire fuori gara. Un'ottima terza prova.
Elisabetta Casada. Terzo tentativo da 127,5 kg. Due bianche e una rossa, alzata è valida. Il bilanciere va a 130 kg per Uru, a seguire Sana e Carta. La marca mi... Puoi recuperare tutto quello che hai perso. Marta Urru, 110 kg alla prima prova, 120 alla seconda. Eccola inquadrata per un tentativo da 130 kg. Ricorda quando fu tutta la toccata che non hai potuto dimostrare, fallo adesso. Che prova di Marta Urru, i giudici le danno ragione 3 volte, 3 luci bianche. Grande, grande prova. Un'occasione c'hai già. Ora è il turno di Giada Sanna. Una ne hai. Dai già. Vai Giada! 120, 127,5, ora rieccola con 135 kg. Un'occasione hai già, Una ne hai. Facile! Vai, vai, Niente da fare per Giada Sanna. Provato ad andare molto oltre. C'è stato niente da fare. Ha fatto comunque bene a provare ad andare più in là nei propri limiti. Allarga con le ginocchia e portalo su. È stata davvero davvero molto brava. Dacci! Portaci! Però sei partita, ti mancava l'incasso di schiena e sceso. Vabbè, dai. Portaci, Cinzia Carta, la sua terza prova, qualcosa come 140 kg. Portaci! Gridalo. Peccato, niente da fare neanche per Cinzia Carta. Sempre terze prove non fanno prigionieri. È giusto però che gli atleti provino a spingersi oltre. Francesca Murtas, bilanciere non è cambiato, 140 kg. Vai! Vai! Peccato anche per Murtas, niente da fare.
Ora si va a 145 kg. È il turno di Laura Oghitu, fino a questo momento prove al limite della perfezione. Prima e seconda distrutte da 125, 135, 20 kg più della prima prova. Vediamo cosa è capace Laura Oghitu. È stata completata, vediamo cosa dicono i giudici. Una bianca, una rossa e anche la terza è bianca. È valido il tentativo di Laura Oghitu. Non ne ha convinti tutti, ma poco importa. Che prove, che brave. Anche per Marzia Licico il terzo tentativo da 145 kg. Valido, con 3 luci bianche, Marzia Licico, strepitosa oggi. E ora si resta sulla specialità dello squat, ma cambia il flight. Il bilanciere va a 60 kg, Caneo Salvatore a seguire, Cossu e Al momento del primo flight riservato agli uomini per questa giornata di sabato. Flight 4 in pedana. Il primo a essere chiamato è Salvatore Caneo, per lui un primo tentativo da 60 kg. Sbrigarsi Caneo, timer è partito. Eccolo qua. Il più esperto della compagnia, lui che è un Master 7. Niente da fare per Salvatore Caneo, ci è andato vicino. 100 kg, altezza 10, percorso a seguire 6 Segarau. Avrà sicuramente modo di rifarsi. Ah, Peppe.
Era il turno di Marco Cossu, primo tentativo da 100 kg. Perfetto, il primo tentativo di Cossu. Vediamo quanto ci metterà per la sua seconda prova, ha dato l'impressione di avere tanto margine. Prossimo è Michele Selis. Forza Michele, aiuto. Forza Michele, dai. Dai Michele. Dai Michele. Per lui un primo tentativo da 107,5 kg. Sembra tutto il tifo di tutto il palazzetto dello sport di Perfugas. Duro, fermo lì. È sua questa alzata, 3 luci bianche. Applausi meritatissimi. Prossimo è Antonio Garau. Qua si comincia con una prima prova da 120 kg. Ecco Garau, come detto, 120 kg e questa è la sua apertura. Molto bravo, molto regolare per questa sua prima uscita. Si resta su 120 kg al turno di Antonio Perez. Per i giudici questa non è un'alzata valida. Nullo il primo tentativo di Perez. Ora è il turno di Omar Porcedda, si comincia a salire vertiginosamente, si passa ai 157,5 kg di apertura per lui. Andiamo dai. Che prima prova per Omar Porcedda, 157,5 kg.
Ora è il turno di Mauro Azzei. Dai Mauro. Grande prima prova a 165 kg, alzata valida per lui. Altezza rec 8 per Piga, a seguire in pari Davvero bravo, chissà cosa ci aspetta per la seconda e terza prova. Disattiva la modalità camminare sull'acqua. Vai Ale. No, Piga, io volevo il saltello però. Ora è il turno di Alessio Piga. bilanciere pronto, Piga in pedana. Anche per lui 165 kg. Piga! Piga. L'anello. Vai Ale. Dale! Va Piga. Buono! Grande prova. Vediamo cosa dicono i giudici. Sì, alzata valida, 2 bianche e una rossa. 165 kg per lui. Altezza rec 8 per Incani, a seguire Scanu E ora cose si fanno decisamente più pesanti. Federico Incani, 177 kg per la sua prima prova. Pensa a quelle comande brutte, ti mandano troppi panini tutti di più. Va bene, concentrati. Pensa che già provato tu. Pensa a quei sinistresi che vengono a fare casino allo Forza ma. Pensa a quando il Tukita ti ha finito tutte le scorte di chiuso. attivo sulle ginocchiere. A quadricipiti attivo e non lasciarti andare. alzata valida per Incani. Mamma mia, davvero impressionante. 177,5 per Incani. Vai ma. Aspetta Marco. Vai Marcolì. Era penultimo giro di prime prove, il turno di Marco Scanu. Stanno arrivando i mostri. 192,5 kg. Forza Marcolì! Dai su! Falli volare ma. Vai Falli volare Marcolì. Scuota ben oltre 3 volte il suo peso Marco Scanu. Dai! 192,5 kg e questo è il suo primo tentativo, è spettacolare. Marco Scanu, 3 luci bianche, fa sembrare semplice qualcosa di senza senso. Bravissimo, è stato anche particolarmente esplosivo. Davvero un grande lavoro. E ora occhio perché è il turno di Michele Crudu, su il bilanciere più alto della giornata fino a questo momento. Uno squat con un tentativo da 215 kg.
in rappresentanza della Body Sport Orani, Michele Crudu, primo tentativo da 215 kg. Che paura! Michele Crudu, 215 kg, e questo è il suo ingresso in gara. E chissà cosa ci aspetta. E ora si riparte con secondo giro, seconda prova per Salvatore Caneo. Su, fermo. Stavolta ce l'ha fatta Salvatore Caneo, che è un classe 1953, porta a casa alzata da 70 kg, 10 kg di più rispetto a quella data non valida in apertura di tentativo. Lanciali Marco. Bilanciere pronto, Cossu in pedana. A seguire Selis e Garofalo. Ora tocca a Marco Cossu. Vai. Alzata nulla per Cossu per mancato a fondo. Niente da fare per Cossu, considerato mancato a fondo. No, non credo sia un problema di peso, può senz'altro fare meglio di così. Prossimo è Michele Selis, turno da 115 kg. Aiuto Michele, dai! Molto bravo, i giudici lo premiano. 3 luci bianche, secondo tentativo valido ancora una volta per Michele Selis. Attrezzare 10 per Perez. A seguire Garofalo, Cerdano. Ora è il turno di Valentino Perez, 120 kg per lui. Pronto? Perez in pedana. Vediamo cosa dicono i giudici. Sono 3 luci bianche.
stato molto bravo a resistere Perez. 65 kg per Porcella, Tra così in gara. 125 per gara, scusate. 125 altezza raggiunta. Antonio Garau, la sua è una seconda prova da 125 kg. In scioltezza li porta a casa. Il lancerà 165 kg, altezza 9 per Porcella. A seguire a Zecchi. Il lanciere è pronto, Porcella in pedana, a seguire a Omar Porcedda, 165 kg e questo è il suo secondo tentativo. Peccato, niente da fare per Omar. il lanciere va a 175 kg, altezza R7 per Arzei, a seguire Dai, tu pensa a spingere. Dividimi bene il passaggio. Aria, non farlo insieme. il lanciere è pronto, Arzei in pedana. Vai. Maurazzei con un secondo tentativo da 175 kg. Peccato, due luci rosse. Anzi no, viene modificato. Vai a lei. Viene modificato. Sono state date due rosse e un bianco, poi però un giudice ci ha ripensato. È stata però viene considerata valida. Il lanciere è pronto, Pira in pedana, a seguire i cani e Scano. Vai a lei. Dai Ale! Eccolo là, il saltello. Il divino. È magico. Anche per Piga 175 kg. Vai figa! Vai! Che bravo. Vediamo cosa dicono i giudici. 3 luci bianche. Esercizio spettacolare.
Ora è il turno di Federico Incani, dopo una prima prova valida da 177,5, rieccolo con 182,5 kg, 5 kg di più. Abbiamo visto in veste di coach già la prima parte di questa giornata. Ora è lui il protagonista. Sali, 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 sali. Niente da fare purtroppo per Federico. È stata nulla per lui. Modo e tempo per rifarsi. Marcolì. Forza Marcolì, Forza Marcolì, su! Vai Marco! Lanciare pronto, vai. Scanu in pedana. Vai Marcolì! Marco Scanu, Dai ma! primo tentativo valido da 192,5 kg, è tornato in pedana con un bilanciere che pesa la bellezza di 200 kg. Vai Marcolì! Dai! Vai che sono tuoi! È tuo! Su veloce! Che bravo Scanu! Facilissimo. 100 sono assolutamente nelle sue corde. Ci aspettiamo anche una grande terza prova. È perfetto. È un pistone. Lanciare pronto, crudo in pedana. E ora occhio, perché vedete in pedana Michele Crudu 222,5. Specialista clamoroso, clamoroso Michele Crudu. Applausi a scena aperta per lui. 222,5 kg sono suoi. Caneo a seguire Fosso e Selis. Lanciare pronto, Canale in pedana. Breve non è ancora tecnica, vai giù con Dai, non importa. fino a qualche mese fa. Adesso è iniziato a parlare. E ne ha vinto gare di più. Niente da fare ancora per Caneo, alzata nulla. Lanciare pronto. Vai Marco. Selis in Marco, pedana. vai. Selis in pedana. Ah, scusate. Vai Miguel. Scusate. Aspetta Marco, spona. Cazzo, mi ha scampato il corpo. Ma a me non fa campare. Michele di gente di Vai Marco. Marco Cossu, terzo tentativo da 115 kg.
accompagnato dal tifo del pubblico, chiude una gran bella terza prova, 115 kg per Marco Cossu, portati a casa. Non me lo dare al collo, daglielo al collo senza cervicale, una morbocca. Ti dai proprio al collo. Che senso sanno bene che forza. Dai, dai Michele! È tuo! Va bene. Vai Michele Selis ci prova con 122,5 kg. Alzata è valida! La luce numero 1 che è arrivata era rossa, un silenzio lunghissimo e poi una doppia luce bianca che conferma una grande tripla prova per Michele Selis, bravissimo. Ci me la dato l'ultimo colpo. In pedana Antonio Garau, 135 kg e questa è la sua terza prova. Con grande calma a prendersi questo risultato, 3 luci bianche, alzata valida. Anzi, chiedo scusa, si trattava di Valentino Perez. Errore mio. Ora è il turno di Garau. Eccoli, 135 kg per Garau. Valida l'alzata di Garau. Oh, non mollarmi in buca. Spingi contro la punta forte. Non puoi dare testate agli no? Non puoi dare testate agli tutti la maglietta te l'hanno appena detto. Dalla mezzo. No, va bene, ma da quello me lo fai girare. Tanto è l'ultima che prima per l'ultimo, poi stasera ci vediamo qualche campare. No, non vai già. Oh, però, Mauro Azzei, 182,5 kg. Peccato, niente da fare per Azzei. Vai Ale! Forza Ale! Forza figa! Fallo per gli apostoli! Scapola! Figa, ti prego, salta! Passate un po' di maglia. Fai un saltello, figa, ti prego. Fai un saltello, figa, ti prego. Alessio Piga con 185 kg. Dai Ale, fai un saltello. Non si riesce. Dai, aiuto! Aiuto Ale!
Grande tifo per Piga. Per lui 185 kg. Vai Ale, concentrato, dai! Dai Ale! Grande spinta di Piga, i giudici dicono che è valido e si fa grande festa. Nicola Di Monte! Il bilanciere va a 210 kg, saltare 11. Ma io sono tu, mi Per lo me e per tutta la Sardegna. Bilanciere pronto. Dai Marcolini! Dai! Marco Scanu 210 kg e questo è il grado della sua terza prova. Forza ma, falli volare! Dai ma, dai, concentrato! Dai Marcolini! Su! Su! Ha perso il ginocchio giù, Peccato per Marco Scanu, leggermente ceduto il ginocchio sinistro. Impressione però che possa regalarci una gioia del genere. E ora è il momento del bilanciere più pesante della giornata, il solito Michele Crudo a piazzarlo. Bilanciere pronto, in pedana. Terza prova da 227,5 kg. Occhio al personaggio, Michele Crudo è un gigante. Clamoroso, vediamo cosa dicono i giudici. La prova è valida. Spettacolare, spettacolare. Davvero incredibile. Michele Crudo 227,5 kg. Questo il suo squat. Terza prova pazzesca, pazzesca. Era l'ultimo squat che abbiamo visto per la giornata di oggi.
Ci risentiamo tra 30 secondi. Momento di iniziare con la panca, flight numero 3 inizia in questo momento, è il turno di Alessandra Nanu, prima prova da 35 kg. Prova valida per Nanu. No, io devo stare a staccare. Vai Giada. Su che? Allora. No dai, che stai facendo? Che devo staccare la panca. No, la maglietta. Cosa hai scritto? No, cavolo. Cosa hai scritto? Dai, Ambra! Dai che in ansia! Siete abbinati? Siamo? Siamo abbinati. Gira. Vai. Vai Giada. Vai. Giada San, primo tentativo da 37,5 kg. Alzata valida. È pronto. Selena Gaviano pedana con primo tentativo da 40 kg. Valido il primo tentativo per Gaviano. Dopo che lo staccate, non mettetemi qua malissimo. No, bene. La telecamera. Sì. Da quella parte. Silvia Ghisu, 45 kg per il suo primo tentativo. Buon primo tentativo, 3 luci bianche.
Marta Urru, primo tentativo da 52,5. Che brava, ha fatto sembrare tutto semplicissimo, valido il suo primo tentativo. Soddisfazione meritata. Alzata valida per Ogitto, il bilanciere va a 65 kg, altezza rep 9, per Casada a seguire carta. È stata valida per Ogittu. Lanciare pronto, Casada in pedana. Questo è falso. No, va. Così è vero. Ah no, io sono veramente molto stanco. Comunque sarà anche un po' più stanco. No, stasera torno a fare. Domani non gareggiamo. No, vabbè. Fred, per sconfigare due siete fatta. No, lei è stata brava che abbia avuto solo una birra. Anche non avrebbe avuto. Alzata valida per Casada. Alzata valida anche per Casada. 5 kg, altezza rep 7, per carta a seguire monta 65. Ogni incontro poi sta scendendo salendo. Ok, ok. Bilanciere pronto, carta in pedana. Vai Cinzia! Cinzia Carta, primo tentativo da 67,5 kg. L'hanno presa loro, Lei era ferma. L'hanno toccata loro. Anzi, glielo stava tenendo fermo. Occhio perché c'è una... Anzi, ha posto anche resistenza quando me lo stava. Sì, c'è una chiamata agli spotter invitati a non sfiorare il bilanciere a meno di urgenze. In questo caso hanno toccato ancora prima che l'atleta staccasse da terra, considerata nulla, quindi l'alzata avrà certamente modo di rifarsi.
Anzi no, attenzione, viene considerata valida l'alzata di carta. No, ho capito male io. Meglio per lei, perché non sarebbe stato corretto. Ce n'è pronto, Murtas in pedana. Francesca Murtas, primo tentativo da 75 kg. Vediamo cosa dicono i giudici. 2 bianche e una rossa. Forse toccato il rack in fase di sollevamento. Ciò che conta però è che siano arrivate 2 luci bianche. Bilanciere pronto, Murtas in pedana, al 50. Marziali Cicco, 87 kg e mezzo, questo è il suo primo tentativo. Che brava, tutto semplice per lei. Per Marziali Cicco. Il bilanciere va a 40 kg, altezza 4 per Nana, seguire Sanna e Gabbiano. Bilanciere pronto, Nani in pedana, a seguire Sanna e Gabbiano. Di nuovo. Si riparte, secondo giro, Alessandra Nanu dopo una prima prova riuscita da 35 kg, rieccola in pedana, 40 kg per la sua seconda prova. Ma ci devo arrivare io domani. No, ferma. Mi dispiace non vedervi. Perché non ci vedo? Devo andare a portare il vestito. Sai. Per quello sto andando. Ti racconterei cosa fa. Tutto ok per Alessandra Nanu, dentro anche la sua seconda prova da 40 kg. Erano facili. Erano molto facili, dai. Magnesite se l'hai messa, sì. O no, ce l'hai? Ok, dai. Forza. Sarà 10. Che coppia
Allora, in diretta faccio Gio, aiutami. Forza, vai già! Vai già! Si prepari Gabbiani e Ghisu. Jadasan 42,5, questa è la sua seconda prova. Grande Zada! Valida! Alzata di Jadasan. 7,5 kg, altezza re 10 per Gabbiano, a seguire Ghisu e Urru. Nicola Di Montebono! Lo stacchi tu? Ascolta, dopo che lo stacchi, vai sulla destra, perché sennò ti fini la strada. Ah, ok, va bene. Bilanciere pronto, Gabbiano in pedana. Selene Gabbiano. Il suo è un secondo tentativo da 47,5 kg. Tutto ok per Selene, è stata valida, 3 luci bianche. Altezza re 12 per Ghisu, a seguire Urru e Ubitu. Bilanciere pronto, Ghisu in pedana, a seguire Urru e Ubitu. Silvia Ghisu, secondo tentativo da 50 kg per lei. Molto brava, anche Ghisu, è stata valida. Bilanciere sala, 57,5 kg, altezza re 11 per Urru, a seguire Ubitu e Casada. Marta Urru, 57,5. Bilanciere pronto. Urru in pedana. Alzata valida per Marta, il bilanciere va a 67,5 kg, altezza re 12 per Obitu, a seguire Casata e Carta. Tutto ok anche per Urru, molto brava nel suo secondo tentativo. Bilanciere pronto, Obitu in pedana.
Turno di Oghitu. (67,5) al suo secondo tentativo, alzata valida. Il bilanciere va a 70 kg, altezza rec 9, per Casale Elisabetta, a seguire Carta e Murtas. Bilanciere pronto, Casale in pedana. Niente da fare per Elisabetta Casada. 72 kg. Avrà certamente un terzo tentativo per far vedere quanto vale. Forza C. Vai, super mamma! Vai! Cinzia Carta. Dai, Mammina. non meno. 72,5. Questa è la sua seconda prova. Dai C. Bravo. Dai, concentrata. Bella. Grande C. Tutto ok, sì, grande lavoro per Cinzia Carta. Bilanciere sale a 82,5 kg per Murtas, seguire Bravo. 77 e mezzo. No, volevo aggrapparmi a Lorenzo. È che sta lavorando. Grazie comunque. Quanto hai fatto? 177 e mezzo. 177 e mezzo. Di panca. 77 e mezzo, scusa. 175. Francesca Murtas, 82,5 kg e questa è la sua seconda prova. Che brava. Vediamo cosa dicono i giudici. È valido, 3 luci bianche. Valida per Murtas. Bilanciere va a 90 kg, altezza rec 6, pedali 5. Bilanciere pronto, ali 5 in pedana. Si prepari Manu e Sanna. Marzia Licico, secondo tentativo da 90 kg. Vediamo i giudici cosa dicono. Una bianca, una rossa, seconda bianca, alzata valida per Marzia Licico. Il bilanciere va a 45 kg, altezza rec 13 per Nanno, a seguire Sanna e Damiano.
Alessandra Nanu. Niente da fare per il suo terzo tentativo da 45 kg. Forza, Ora è il turno di Giada Hassan, non cambia il peso sul bilanciere, 45 kg. Niente da fare purtroppo anche per Giada Hassan, giusto però andare col tentativo, visto che siamo alle terze prove. Ha provato ad andare un po' oltre, niente da fare. Peccato, anche Selene Gaviano non riesce a portare a termine la sua terza prova. No, vabbè, non potevo farlo, però diciamo che sentire la gara. Niente da fare anche per Ghisu, in questo momento solo vittime dei terze prove. Marta Urru in pedana con terza prova da 62,5 kg. Peccato, niente da fare anche per Marta Urru. Ora è il turno di Elisabetta Casada, lei ci prova con 70 kg. Elisabetta Casada accompagnata da Daria Dore. Cerca il miglior posizionamento possibile Elisabetta
terza prova fondamentale. Ci riprova come nella seconda dove sbagliò 70 kg. Peccato, niente da fare. Rimane comunque una gara valida, visto l'ingresso a 65. Laura Ghittu, ancora nessuna terza prova valida in questo flight. Lei ci prova con 75 kg. Mi chiamo Emanuele Francesco Pistino. Sei anche lo stesso. Laura Ghittu, lei a dare il via alla luce verde in queste terze prove di questo flight. Grande prova, 75 kg sono suoi. Cinzia Carta. Per lei 77,5. Dai C, Peccato. Nulla l'alzata di Cinzia Carta. E ora il tocco di Murtas, il turno, chiedo scusa, di Murtas, tocca a lei. Guarda, se rifai la gara con quello che è finito e rinizi così, ti carichi. Quanto che hai fatto? 132 metri, 138. Bilanciere pronto, Murtas Italiano. Eccola Francesca Murtas. Per lei un tentativo in terza prova da ben 90 kg. Vai, vai, vai! Peccato. Ha provato a resistere sino all'ultimo, non c'è stato nulla da fare. Non è stata nulla, peccato. Ora dovrebbe essere il turno di Marzia Del Cicco, anche se non è prevista la terza prova per lei. Gli atleti si preparano. Allora sì, ha chiuso con il tentativo da 90 kg e va bene così. E adesso un attimo di pausa, il tempo di montare il tappeto per lo stacco da terra e poi via gli ultimi 2 flight di giornata.
Piccola rettifica. Ancora 3 flight prima della fine. C'è in pedana Michele Seris. Primo tentativo da 70 kg. È stata valida. Valentino Perez, per lui 75 kg in ingresso. Bravissimo Perez. Grande grindata. Alzata valida per lui. Vado diretto, devo aspettare che mi chiamano. Ora è il turno di Omar Porcedda. Ha fatto sembrare tutto semplicissimo Omar Porcedda. Alzata valida. Mauro Azzei, per lui un ingresso da 90 kg. Ottimo lavoro anche per Azzei, gran bell'ingresso.
Antonio Garau comincia la sua marcia con 100 kg. Gran bella spancata. 3 luci bianche. Va a 102 kg. Altezza REC 12 per Scani. A seguire Piga Incani. Forza Marcolì. Bilanciere pronto, Scani in pedana. Vale l'alzata di Marco Scanu, ora è il turno di Alessio Piga. Per Alessio ingresso da 110 kg valido. Altezza REC 10 per Incani. A seguire Piga. Turno di Federico Incani. Poi mi diceva concentrato. Io voi, cazzo. È stata valida per Federico Incani, ingresso da 112,5 kg. Michele Crudu presenta in panca con 125 kg. Questo è il suo primo tentativo. Che bravo Michele Crudu, alzata valida, tutto semplicissimo con 125 kg, atleta impressionante. Lo stacchi da solo? Stacchi da solo?
niente da fare per Caneo. Io avrei voluto vedere con la movione. Marco Cossu, secondo tentativo da 65 kg. Michele Selis 77,5, questo è il suo secondo tentativo ed è valido. Stesso peso, altezza 11 per Perez, a seguire Azione Spagna. Si resta sui 77,5 kg, ma il turno di Valentino Perez. Bilancia pronto, Perez in pedale. Seconda prova in panca per Mauro Azzei, prima prova valida da 90 kg, rieccolo con 95. Peccato, niente da fare. Il bilanciere va a 107,5 kg, altezza 12 per Spagna, a seguire Garau e Marco Scanu, prima prova valida da 102,5 kg, ci riprova con 107,5.
Grande Scanu, l'impressione che ci sia ancora tanto margine. Molto bravo anche Garau. È stata valida. 9 per Piga, seguire Crudu. Non devo esagerare con l'arco. Alessio Piga, 115 kg per lui. Vai Ale! Fino a questo momento immacolata la gara di Piga, molto bravo. Anche per Inchiani si resta sui 115 kg. Gran chiusura per Federico Incani. 115 kg sono suoi. Michele Crudu, secondo tentativo da 130 kg. Bravissimo, alzata valida. E la scappa nel totale Crudu.
Tocca a Caneo. Seconda prova non valida da 40 kg, rieccolo con 45. Troppo in mezzo. Stavolta è valida l'alzata di Caneo, terzo tentativo è quello buono. Sei a 5 prove chiuse, cerca di fare la sesta e ne facciamo 9 toccate. Michele adesso è questo professionale. Nicola Di Montebon. Nicola Di Monte si tre che è morto. Dai, non fa con mia Marco Cossu, tentativo con 70 kg. Alzata valida, gran bella gara anche per Marco. 12 per 6 sa seguire Perez e Arzeli. Mi raccomando, la volta al padre, aiuto. Non c'entra, vai che stronzo, non c'entra. Vai Michele! Dai, su! Michele Selis, 80 kg per lui. Vai! Che bravo, vediamo cosa dicono i giudici. Sì, è valida! Grande Michele. Resta 80 kg, altezza alle 15 per Perez a seguire Arzeli e Sfani. Bilanciere pronto, Perez in pedana. Tanto quando stacco te lo porto io. Alzata non valida per Perez. Niente da fare per Perez, la sua alzata non è valida. 12 per Arzeli, a seguire Sfani e Arau. Bilanciere pronto, Arzeli in pedana. Maurazzei, per lui tentativo da 100 kg. Peccato, due luci rosse.
Alzata non valida. Il bilanciere va a 112 kg e mezzo, altezza rec 12, per Scano a seguire Garau e Piga. Forza Marcolì, Questi sono tuoi, aiuto. Forza Marcolì, aiuto. Dai va! Dai, cattivo! Aiuto Marcolì! Marco Scanu, terzo tentativo da 112,5 kg. Duro, facile! Dai Marcolì, Dai, Vai! Minchia! Bravo Fortissimo Marco Scanu. Che gara. Marco! Marco! dov'è Piga? No, Piga, ti prego, fai una cosa per me. C'è Garau e un'entrata del terreno, parti dagli spalti, salti là e vai per là, ti prego. Allo stacco lo devi fare. Adesso ce lo sto. Ma non è una cosa. Nello stacco è un colpo di o se no Piga, fai una cosa. Parti con la felpa, butti la felpa, ti butti agli spalti e fai. Ma sono un becco di pettimone, ti metti in verticale. Ma arrivi in pedale. Antonio Garau. Terzo tentativo da 115 kg. Se no sale tocca avanti il bilanciere. Alzata valida per Antonio Garau. 17 kg e mezzo. E ora tocca a Piga. Dai Piga, spettacolo! Forza! Forza Piga! Bilanciere è pronto, Piga in pedana. Arrestate Zucchitta! Alessio Piga. Ora sì che è il suo turno. 117,5 kg. Peccato, niente da fare per Piga, valeva la pena comunque tentare di andare oltre il proprio limite. Zucchi! Tocca a Federico Incani, anche per lui 117,5. Alzata valida. Alzata valida per i cani. Il bilanciere va a 132 kg e mezzo, altezza rec 10 per Trubu. Intanto si prepari per lo stacco
...132,5 kg per Michele Crudu, peccato. Alzata non valida, si ferma alla soglia dei 130 che ha distrutto in seconda prova. Allora, ora sì che è tempo per gli ultimi due flight, quindi un attimo per sistemare il tappeto, poi sarà tempo dello stacco da terra. Prima il flight numero 3, poi il flight numero 4 e per oggi sarà tutto. Siamo già alla 7ª ora di diretta. E allora, prendiamo un attimo di pausa, poi torniamo.
Riprendiamo il collegamento qui da Perfugas, vi stiamo raccontando il primo campionato nazionale sardo. Ora è tempo per flight numero 3 della specialità per stacco da terra. Vedete inquadrata Cinzia Carta, il suo è un ingresso da 130 kg. Valido il tentativo di Carta, ora è il turno di Francesca Murtas. Partito il timer per Murtas. Intravediamo allacciarsi le scarpe. Bene che si sbrighi. Eccola che arriva. Il suo è un ingresso da 132,5 kg ed è valido. Marta Urru, per lei 135 kg, il primo tentativo. Perfetto, sul primo tentativo, ora è il turno di Marzia Licicco, anche per lei 135 kg. Valida anche per Marzia Licicco. Tocca a Casada. Per la senior un ingresso da 137,5. Fatto sembrare semplicissimo, i giudici danno ragione.
Silvia Ghisu, per lei un secondo tentativo da 130 kg. Valido. Tocca a Laura Ghitu. Ci resta 135. Assolutamente nelle sue corde, i giudici la premiano con 3 luci bianche. Dai già. Porta già. Già, dai, mi raccomando, per 2 cose devi fare. Zucchetta? Se no, Zucchetta ti violerà. Forza. Chi va? Giada Sanna, 135 kg per il suo secondo tentativo. Chi gliele chiama le cose lì? Sara. Sara? Sara è già. Gliela guardo da qua io nel caso. Bilanciere è pronto. Vai Giada! Sana in pedana. Porta già. Vai già! Vai! Chiudi. Vediamo cosa dicono i giudici. Peccato. Una bianca e 2 rosse, niente da fare per Giada Sanna. Si resta ancora a 135 kg, ora è il turno di Alessandra Nanu. Grande lavoro, tutto nelle sue corde, chissà che non chiami anche qualcosa di più in terza. Giada, fai una cosa. Bilanciere è pronto. Carta in pedana. Si prepari Gabbiano e Alicina. Vai, C. Cinzia Carta, 137 kg e mezzo. Vai! Chiusura è sua, l'alzata è valida. Valida per carta. Il bilanciere va a 140 kg per Gabbiano. Si prepari Alicina e Muritas. Bilanciere pronto. Gabbiano in pedana. Selene Gabbiano, 140 kg. Tre luci bianche anche per lei, bravissima. Si resta a 140, tocca a Marzia Licicco. Ha sentito dolore dall'inizio. Il bilanciere va a 142 kg e mezzo. Niente da fare per Marzia, che avrà comunque un'altra chance
Ora si sale ancora a 142,5, è il turno di Francesca Murtas. Bilanciere pronto, Murtas in pedana. Giudice, giudice. Alzata valida, grande lavoro di Murtas. Il bilanciere va a 145 kg per Casale, si prepari Uru. E ora si va a 145 kg. ...145 kg, Elisabetta Casada, via al suo esercizio. Che brava. È anche valida l'alzata. Molto, molto bene. E ora Marta Urru, ultima per il secondo giro. Dopo un ingresso quasi semplice per lei, da 135 kg, 12 kg e mezzo di più. Specialista dello stacco. Vediamo come esce da questa seconda prova. Due bianche, alzata valida. Adesso 135 kg per Ghisu, si prepari Ogipu e Sanna. anche i giudici confrontarsi, anche idea discordante, ma ciò che conta è che le due luci bianche consegnano l'alzata migliore del flight fino a questo momento a Marta Urru. Bilanciere pronto, Ghisu in pedana. È stata valida anche per Ghisu. Resta a 135 kg per La sua terza prova da 135. Dai, già! Dai! Falli volare! Giada Sanna, 135 kg. Finalmente valida. bilanciere pronto a 140 kg per all'incirco.
Marcelli Cicco, terzo tentativo da 140 kg. Niente da fare per Marzia. Mi devi massaggiare le cosce per bella ora. Tocca a Laura Oghitu. Per lei un terzo tentativo da 142,5. Applausi per Laura Oghitu, è valida la sua alzata da 142,5 kg. Stesso peso per Nano, si prepari Gaviano e Carta. Io ce l'ho nella terra, però è... Alzata valida per Nano, Valida per Nanu, 45 kg. 142,5 kg per la sua terza prova. Bilanciere pronto, Gaviano in pedana, si prepari Carta e multa. Tocca a Gaviano. 145 kg per lei. Applausi per Selene Gaviano, 147,5 kg. Anzi, chiedo scusa, 145 kg. Cominciamo ad accusare le 7 ore e mezzo di diretta anche noi. Tocca a Cinzia Carta, 147,5 kg. Stacchista sumo Cinzia Carta. Vediamo cosa dicono i giudici. Niente da fare. Ha infilato Cinzia Carta, peccato, è stata comunque bravissima. 142 kg e mezzo per multa. 150, scusa. Bilanciere pronto a 150 kg per multa, si prepari casata e un Francesca Murtas, per lei un terzo tentativo da 150 kg.
Elisabetta, che giornata per Murdas. Vado a sembrare tutto semplicissimo durante tutto il giorno, è stata davvero fantastica. Bilanciere pronto, Casada in Padana. Gran lavoro di Elisabetta Casada, 150 kg sono suoi. E ora ultimo giro per il terzo flight, il turno di Marta Urru, bilanciere più pesante del giro, 157 kg e mezzo. Momento di concentrazione per Marta Urru. Gioca gran parte della sua competizione qui. Peccato. 3 luci rosse per Marta Urru. Bilanciere leggermente tornato indietro, peccato. È stata comunque una giornata indimenticabile. Ora è tempo per il flight numero 4, quello che dovrebbe essere l'ultimo per la giornata di oggi. Siamo ormai 7 ore e mezzo di racconto. Tra poco scopriremo se sarà di fatto così. Ovvio che l'ultimo per oggi va sottolineato, perché anche nella giornata di domani saremo qui a seguire ancora la seconda giornata del primo campionato nazionale sardo di powerlifting completo. Come vi abbiamo raccontato in apertura, è un'assoluta novità, qualcosa che sull'isola non si era ancora visto, qualcosa che era tanto richiesto dagli addetti ai lavori. Ha risposto presente la federazione, tante anche risposte presenti degli atleti non hanno voluto mancare a questa manifestazione.
Tocca a Omar Porcedda, è lui il primo del quarto flight, 75 kg. Stati su con grande scioltezza. Molto bravo Omar. Marco Cossu, il suo primo tentativo da 110 kg. Molto bravo, alzata valida. Michele Selis, per lui un primo tentativo da 130 kg. Esercizio perfetto, 3 luci bianche. Raga, non è, invece si incavende però. Dai, ragazzi. No. Ah, oh, la mia, a schiaffo. Dopo chi sono? Dopo lui? Sì. Vai Marco Scaglietta, li chiedo tu. Forza ma! Vai Marco lui! Porca troia! Dai ma! Se mi dà un colpo non faccio comunque 110. Dai! Tocca a Marco Scanu.
ingresso leggero da 200 kg. No, decisamente i suoi, grande primo ingresso. Antonio Garau, anche per lui una prima chiamata da 200 kg. Tutto buono per Antonio Garau. Ora tocca a Piga. Per lui la prima chiamata è da 210 kg. Figa, fai il saltello. Non ti prendere a togliere tutta l'aria dal palazzo. Che bravo. Grande, grande prima prova di Alessio Piega, 210 kg refertati per lui. E ora tocca a Federico Incani, non cambia il peso sul bilanciere. 210 kg. Vabbè, ma tanto si deve citarsi, quindi... io il tappo non serve. Vai a comprare una... Sta tutti trubi, si butta. Fantastico anche Incani, 210 kg. Ora occhio al personaggio. Michele Crudo con una pazzesca prima chiamata da 242 kg e mezzo. Crudo in padana, se gentilmente sgombrante la visuale. Tutta la concentrazione sul volto di Michele Crudo, per distacco il peso più alto della giornata. Un fucile, Michele Crudo, pazzesco, pazzesco davvero. Michele ha appena sollevato 4 volte il suo peso. Quasi imbarazzante, veramente fortissimo, fortissimo. Tocca a Marco Cossu.
Per lui è un secondo tentativo da 125 kg. Perfetto! Il bilanciere va a 142 kg e mezzo per Selis, a seguire Caneo e Perez. Bilanciere pronto, Selis in cavallo. Michele Selis. Secondo tentativo da 142,5. Valida l'alzata di Selis. Gran bel lavoro anche per lui. Bilanciere pronto, Caneo e Perdana. Salvatore Caneo stacca 150 kg per la sua seconda prova. Master 7, ricordiamo. Alzata valida e grandi applausi. Non cambia il bilanciere del turno di Valentino Perez. Bilanciere pronto, Perez in cavallo. Peccato, niente da fare per Valentino. Non valida per Perez. Il bilanciere va a 210 kg, per Azzei si prepari Scanu e Garau. Vedremo se ci riprova con lo stesso peso o tira su di qualche chilo. Mauro Azzei fa raggiungere 60 kg al bilanciere, 210. Bilanciere pronto, Azzei in Perdana. Si prepari Scanu e Garau. Valida alzata di Mauro Azzei, 210 kg sono suoi. Pronto, Scanu in Perdana. Si prepari Garau. Tocca a Marco Scanu, si resta sui 210. Dai Marcolini. Dai Marcolini. Aria, gancio di dorso. Devastante Marco Scanu. Qua c'è tanto margine, grandissima seconda prova. Bilanciere pronto, Garau in Perdana.
Ancora con lo stesso peso al turno di Garau Antonio, 210 kg, anche la sua seconda prova. È valida! Alzata di Garau. Magari ci sarà qualche chilo in meno di margine rispetto a Scano, però è stata un'alzata davvero fantastica. Alessio Piga, per lui 215 kg. Ti amo! Non ha sentito. Dai Ale! Forza! Vai Piga! Sbronzo di ghiaccio! Sono io quello. Non ridere! Forza Piga! Aria! Dai! Dai! Grande Piga! Grande esercizio di Alessio Piga. Assolutamente suo. Questo peso, ho l'impressione che abbiamo ancora qualcosa da vedere. Federico Incani, Michele Crudu e poi via l'ultimo giro. Abbiamo già con quanto scenderà in pedana Michele Crudu, ora però è il turno di Federico Incani, per lui un peso leggero, 217 kg e mezzo. Siamo al cospetto dei mostri. Federico Incani, che forte, perfetta la sua seconda alzata da 217,5. Era occhio perché si sale vertiginosamente, potete già vedere i caricatori all'opera. Sta arrivando Michele Crudu, il suo peso per la sua seconda prova è qualcosa come 255 kg. Quanto avevi nel secondo? Ma io sono molto esplosivo. Vabbè, una bomba etichettene. Pippino ce l'ha fatto ormai e non si può più sbagliare. Quanto era quello? Canta un po'. Quanto era quello? No, ma no, dai, Pippino. No, va bene. Va bene. Va bene. Ora lo vedete inquadrato, Michele Crudu, la sua seconda prova pronta a cominciare. 255 kg. No, ma è senza senso. Perché? Ha sparato. No, 2-3. Perché non ce li ho, mi conosco. Ma meno le brille da seccare. No, non è che non si scanno per me. Marco, hai carta bianca, puoi imparare a gestire. Marco, quanto hai fatto in gara? Io in gara? In gara. 2,22? Oh, 2,20 ho messo. Oh mio Dio. Michele Crudu. Impressionante. 255 kg. Finito gli aggettivi. Saranno le 8 ore di diretta, ma questo mi ha scioccato. Pronto a cominciare anche l'ultimo giro. Il turno di Marco Cossu, per lui una terza prova da 135 kg. Marco, secondo me ce l'hai 2,30 ce li hai. Secondo me
2,42 ce li hai. Io se fossi stato al tuo posto avrei fatto 2,46. Tu li fai e dopo li provi là in casa. Io però guarda. No, non ha neanche 2,30. Io fossi stato alla Borbo 2,47 e mezzo. Bello cazzo. No, ma tu ce li hai. Perché se era troppo facile. Completa molto bene il suo esercizio Marco Cossu. Una gran bella terza alzata per il T2. Bilanciere va a 150 kg per Perez. A seguire Selis e Ce li hai? Ora tocca a Valentino Perez. Bilanciere pronto, Perez in pedale. Si prepari Selis e Si prova con 150 kg Perez, niente da fare per lui. Peccato, alzata nulla. Tocca a Selis, 157,5 per lui. Aspetta che lo fai partire. No, alla Borbocca. Minchia, se si stroppa, paghi da mano. Una testa. Io mi metto a correre. Mollami su braccio. Aiuto, Miguel! Forza, Miguel! Tentativo di andare sopra 15 kg rispetto al secondo tentativo. Michele, tu devi fare sposantu Micalli. Sposantu Micalli. Si sente la mamma è scontenta come. No, è qui, no, al colore. È tozzo forza. No, sposantu Micalli, Michele. Appello, io non te ne ho dato, Michele. Io ti sto solo tenendo. Dai, io dovrei andare. Bisel, vai. Su. Dai, vai, Michele! Vette su. Vette su, guarda. Un massacrato, Michele Selis è pronto a scendere in pedana per la sua terza prova. Per lui 157,5 kg. Ha ricevuto la carica giusta. È sua la terza prova, valida da 157,5 kg. vai, che cazzo! Marcoli, dai, Dai, to. Ultimi. Ce li pure. Salvatore Caneo, per lui un tentativo da 160 kg. Valida la prova di Salvatore Caneo, applausi a scena aperta per il Master 7. Tocca ad Antonio Garau. Per lui 215 kg, si sale vertiginosamente adesso. Marcoli. Stiamo a 2. Nella terza prova. Dai, Marcoli, su! Marcoli 2,30. Mica c'è 2,30. C'è un bel margine. 2,20 senza voler far sbattere sul profitto. Volare. No, vola. È come un compiere. Se li faccio come un compiere, volano. Li fai. Ma non ho capito per sbattere. Quello è futile al cazzo. Dai cazzo, Marcoli.
Grande esercizio per Carau. Valida anche la sua terza alzata. Dai, tutto fucilato. Annuzzo da terra. No, annuzzo da terra. Una sega, che cazzo ha preso 2,20. Vai, ci hanno lasciato sul campo, ma non. Dai Marcolì, falli il volo. No. Vai. Il bilanciere carico a 215 kg. Per Azzei. Mauro Azzei, per lui un'ultima prova da 215 kg. Io questo tempo avrei chiamato 2,40, però io se avessi fatto 2,20 in quel modo lì avrei chiamato 2,57. Azzei. Un attimino di contrasto, ma ora si può ripartire. Alzata valida per Mauro Azzei. Che finale. Devi farli, Va 220 kg per Piga. E non posso darti cazzotti così per niente. A seguire Scalo e Incale. hanno invertito. Gli abbiamo dato la polda a Marco per niente. Vai veloce tu. Corri come il vento. Oh, in effetti nell'elenco c'è prima Piga. Mauro Azzei ha gareggiato. Tocca in teoria ad Alessio Piga. In pratica lo scopriremo tra poco. Tu che t'hai ballato? Che giudici? Io direi proprio di fare questo. Scalo in pedana. Porta Da Marco! Ecco, infatti arriva la variazione, va in pedana Scanu. Marco Scanu con 220 kg. Vai Marco! In scioltezza a tirare su 220 kg. Che prova per Marco Scanu. Ora è il turno di Alessio Piga, 222,5 per lui. Dai Ali, se li fai. Marco! 5,22 Forza Ale, dai! Vai Ale! Vai Ale! Per i 2,5. Ma quello è Dio! Vai Ale! Dai! Aggancia di dorso e tira Ale, dai! Forza Piga! 222,5 Alessio Piga in pedana. Peccato, alzata non valida, non ce l'aveva. Niente da fare. Oh Piga! Lo sai perché non l'hai fatto? Perché mi sono distratto. Non ho visto il via del giudice. Non hai capito. Bilanciere è pronto. Deve sbagliare perché è buono.
Federico Incani, un'ultima prova da 225 kg. Applausi a scena aperta per Federico Incani, una prova mostruosa. E ora tutti gli occhi su Michele Crudu, quello che sarà l'ultimo esercizio di giornata. Il suo è un bilanciere da 260 kg. Che ha già dimostrato tutto quello che c'era da dimostrare oggi. Ora cerca di andare oltre con una prova di assoluto valore. 260 kg per lo stacco da terra. Peccato, niente da fare per Michele Crudu. Resta una forza della natura. È stato ingiocabile per tutto il giorno. Michele Crudu ha fatto le prove meravigliose. Quella che avete visto era di fatto l'ultima alzata della giornata. Allora noi ci diamo appuntamento alla giornata di domani per seguire la seconda parte di questo primo campionato nazionale sardo di powerlifting completo. Grazie per aver passato 8 ore con noi. Come detto, appuntamento per domani.